Ciao, oggi parliamo di hiking e snakes. Trekking e serpenti è un argomento che con il primo caldo è sempre attuale. Soprattutto quando sono da solo, in solitaria, e con queste condizioni climatiche mi capita spesso di vedere un serpente. Ho visto un serpente poco fa. Ci sono delle persone che sono terrorizzate dall'idea di incontrare un serpente. Spero che dopo aver visto questo video non avrai più paura dei serpenti. E te lo dico io che non ho molta confidenza con i serpenti. Ma ho dovuto imparare a conviverci per amore della montagna. In questo video evito di dare i soliti consigli che vedi scritti sui blog, tipo calzettoni, calzoni e scarponi con caviglia alta. Un attimo che ho visto un movimento qui sotto questo roccione. Ho visto la coda, quindi non sono sicuro di cosa sia. In ogni caso io cerco di non disturbarla, anche perché quella è casa sua. Stavo dicendo per appunto che lo scopo di questo video è quello di farti passare la paura, o quantomeno di imparare a conviverci. Per fare questo, almeno io ho fatto così, basta imparare 3 punti. Il primo è imparare a conoscere specie di dove vogliamo fare l'escursione. Se ad esempio sei in Sardegna non ci sono serpenti velenosi. Considera che nel mondo ci sono solo 300 specie velenose su 3500 serpenti. Qui il secondo punto è quello di riconoscere le specie velenose. Sono 4 le specie velenose nel nostro paese, l'Italia. Si tratta, la prima, della vipera comune, la Aspis. Poi c'è il marasso palustre, poco diffuso. Vipera dal corno, si trova soprattutto nelle Alpi orientali. Infine la specie autoctona del Gran Sasso, la vipera ursinei. Vediamo la specie velenosa più diffusa. La vipera aspis o vipera comune è la specie maggiormente diffusa nel nostro paese. La si incontra maggiormente sulle Alpi e sugli Appennini, dove predilige luoghi caldi asciutti. Si può trovare a quote superiori a 2000 metri, qui oggi siamo sui 700 metri sopra il livello del mare. Come riconoscerla? La vipera è un serpente lungo meno di 1 metro. Occhio a fessura verticale, presenta una coda che finisce sottile dopo il corpo cilindrico. Infine l'ultimo punto, come evitarla? Considerato che i serpenti percepiscono le vibrazioni, il miglior modo è quello di far vibrare il terreno circostante. Non occorre urlare, schiamazzare, eccetera. Ma sono proprio le vibrazioni dei nostri piedi, dei nostri scarponi, quelli ad allontanare la vipera. Che sarà difficile da avvistare perché è un serpente molto schivo. Di norma scappa prima che ci avviciniamo e morde solo se la disturbiamo. Infatti se c'è un attacco generalmente è accidentale, cioè uno non si accorge e la calpesta. Anche se dicevo poc'anzi che è molto difficile calpestarla perché con le vibrazioni degli scarponi la vipera è già scappata. La vipera comune non si sposta oltre i 20 metri dalla sua tana, quindi dobbiamo considerare che stiamo passando praticamente da casa sua. Se noi passiamo rispettandola
senza disturbarla, lei non attaccherà. Io ho imparato in questo modo a dominare la paura innata dei serpenti e spero che questo video ti sia veramente utile. Aspetta i commenti qui sotto questo video. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video. Ci vediamo a presto. Keep in touch.